Ciao a tutti ragazzi, fermo tutto. Ciao a tutti, benvenuti a questo appuntamento del mercoledì che cercherò di mantenere stabile per quello che potrò. Devo ringraziare Carlo Fiore che mi ha suggerito l'argomento di oggi, nel senso che mi ha detto perché non parli un po' di più del tempo, del ritmo. Lui parlava più che altro proprio dei tipi di tempo, quindi tre quarti piuttosto che tempi dispari, e questo lo affronteremo sicuramente. Partirei chiaramente da quello che è un collegamento con il discorso fatto finora, cioè quello dell'improvvisazione, della pronuncia, del nostro modo di porci nei confronti della musica, delle frasi che facciamo, delle cose che vogliamo cercare di dire, è come se parlassimo o come se cantassimo. Chiaramente per me hanno avuto un'evoluzione, si sono sviluppate perché io sentivo l'esigenza di fare determinate cose e non riuscivo ad ottenere il risultato che volevo. Quindi ho cominciato a fare dei percorsi, degli errori, degli sbagli, le esperienze mi hanno portato poi a pensare, a teorizzare che la cosa migliore per quanto mi riguarda fosse quella di fare questo percorso qui, cioè quello del collegare la cosa più espressiva e più naturale che c'è, che è quella della voce, e quello che stavo facendo. Non è mica una novità, è una cosa che fanno tutti. Però io ci ho messo un po'. Spesso mi trovavo in situazioni dove molti mi dicevano, quando mi ascoltavano, mi dicevano hai un'ottima ritmica, un ottimo approccio ritmico, che molto spesso significa anche il resto non va bene, però lasciamo perdere questo discorso. Comunque mi dicevano questa cosa. Chiaramente era lusinghiera per me. Il problema è che quando mi riascoltavo in realtà non mi piaceva per niente il mio approccio ritmico. Lo trovavo asciutto, senza cuore, mi sembrava tutto molto... lo trovavo ingenuo, non so come dire, perché mi sembrava che mancasse completamente la forza che sentivo in quelli che ascoltavo. Ero adolescente, ascoltavo musica di tutti i tipi e in tutti sentivo questa padronanza del ritmo, del tempo, ma non tanto delle divisioni, chiaramente, perché era un po' quello il problema, no? Ero un po' fermo lì. Invece c'era molto di più, c'era tutta quella sensazione, quel modo di stare sul tempo che tutti avevano con la loro personalità e che io probabilmente non avevo ancora trovato. Poi, nel tempo, le prime esperienze con le band, cosa importantissima perché poi quando suoni con gli altri tutte le informazioni che arrivano ti fanno crescere, poi incontri musicisti più bravi di te, molto più bravi di te, che hanno col tempo un rapporto di padronanza e di relax pazzesco e tu chiaramente cerchi di imparare, capisci dove stanno i veri punti di forza dell'utilizzo del tempo e cominci a fare degli esperimenti. Facendo questi esperimenti poi cominci a collegare la tua voce a quegli esperimenti. Ora io vi ho fatto, all'inizio ho suonato così, un po' fuori dal timing che avevo sotto, questo beat che ho messo molto semplice, perché volevo appunto così giocare sul tempo il più possibile, no? Come poi ho imparato nel tempo a fare, che poi vabbè, insomma, nei limiti di quello che posso, è diventato poi nel tempo anche addirittura il divertimento maggiore, quello del tempo. Diciamo che, allora, se posso pensare a degli esercizi per collegare il meglio possibile il comfort sul tempo che abbiamo di fronte, partirei proprio da creare dei limiti nelle possibilità che ci sono nell'interpretazione, partendo proprio dalle divisioni. Anche dove ci accompagniamo con la sinistra, dove mettiamo gli accenti, no? Quanto stiamo indietro e avanti sul tempo. Adesso passerei alle terzine. Aspettate che faccio ripartire il groove.
fatevi anche trasportare, no? Anche dal senso che la terzina può essere ma anche dietro, avanti. Quella è la vostra, è lì che trovate il vostro modo, no? Poi possiamo passare. Poi tutte le idee che vi vengono. Poi aumentiamo e cominciamo a mescolarle, no? Chiaramente, nel senso, è un esercizio. Stiamo cercando di trovare un modo per interiorizzare anche delle figurazioni che con questi paletti, cioè con questi limiti, vengono fuori, no? Tipo tutte queste cose che, siccome appunto la divisione che dobbiamo rispettare è una, ci troviamo a cercare di interpretare per dare un senso musicale, perché ci viene spontaneo, soprattutto se proviamo a pronunciare e a cantare quello che facciamo. La cosa importante è riascoltarsi sempre, perché per esempio fare tanti esperimenti, tipo io provo a suonare in cuffia e quando mi riascolto ho un tipo di reazione. Se io tolgo le cuffie, sento dalle casse e registro sentendo dalle casse, ho un tipo di approccio. Se rimetto le cuffie ne ho un altro, perché questo è quello che capita anche quando si è in una band o si suona con gli altri. Molto spesso abbiamo la percezione che quello che stiamo suonando sia in un modo o in un altro. In realtà, quando poi ci riascoltiamo, sentiamo che ci sono delle differenze rispetto a quello che abbiamo percepito noi, perché dipende tanto da come ascoltiamo, no? È anche una questione emotiva, chiaramente. Però c'è una cosa importante che va considerata, che non bisogna mai perdere di vista, che se riusciamo a ricordarci tutte le volte che possiamo, nei limiti, perché non è che uno deve diventare matto, deve diventare schiavo di una cosa, però se riusciamo a ricordarci che unendo il nostro linguaggio, parlando le frasi bellissime, cantando le frasi, cantando anche quando si accompagna. Ogni volta che facciamo questa cosa, noi quando ci riascoltiamo abbiamo una sensazione più naturale, perlomeno, che rispecchia di più la nostra personalità e quindi magari ci spaventiamo di meno se sentiamo una cosa che non è esattamente quella che pensavamo di sentire. Questa cosa ha un risultato comunque onesto, aderente alla nostra personalità. Se non lo facciamo, se pensiamo troppo, se ragioniamo troppo, calcoliamo in qualche modo quello che stiamo facendo, molto spesso poi il risultato non è quello che ci aspettiamo. Anche quando accompagniamo, Chiaramente io adesso canto sempre perché sto esagerando, non è che uno può anche cantare nella testa, voglio dire, lo facciamo tutti, in realtà è una cosa naturale per la maggior parte dei musicisti, ma molto spesso non diventa così collegata con la personalità. Il percorso che stiamo facendo non è quello di riuscire a cantare quello che suoniamo oppure di fare continuamente questa cosa. Il problema è che quello che dobbiamo cantare deve essere il più possibile nostro. Ecco, è questo il punto d'arrivo.
Poi è chiaro che se stiamo facendo la cover di qualcuno, stiamo suonando una cosa così com'è, e lì dobbiamo far entrare la nostra personalità per quanto possibile in una cosa che non è spontanea, no? Come l'improvvisazione, questo è naturale. Ora, tornando agli esercizi che si possono fare, i quarti per intenderci, o gli ottavi in questo caso, piuttosto che, perché è più difficile. Molto più difficile dire qualcosa con a disposizione solamente gli ottavi, come in questo caso, che avere a disposizione tutto. È chiaro che fa più effetto, però nel senso, non so come dire, non si può suonare sempre così, perché sennò non ha senso. Allora, unire queste cose e trovare, questo era per parlare dell'importanza del tempo e delle divisioni ritmiche. Poi c'è un altro percorso che, partendo da quello che vi ho detto all'inizio, cioè il fatto che non mi piaceva il modo che avevo di stare sul tempo, di suonare, di approcciarmi ritmicamente, allora a un certo punto ho capito che una delle cose fondamentali quando si ascolta qualcuno che suona è proprio, dal punto di vista ritmico, è proprio dove sta sul tempo. Allora, poi senza entrare nel dettaglio, come poi è stato fatto per anni, dall'avanti, indietro, non è tanto quello, è più che altro come ci si sente a proprio agio e che cosa ci piace di quello che facciamo. Cioè, se io mi riascolto e sento che quello che faccio mette ansia, oppure invece addormenta, probabilmente non ho trovato ancora la strada. E quindi è bene esercitarsi in questo senso. Quindi, cioè, io posso anche suonare. Le terzine aiutano molto in questo caso. Stando oscillando un po' sul tempo, poi riascoltando quello che sto facendo e vedendo dove mi piace, dove mi sento a mio agio. In questo senso c'è anche la questione del collegare poi la tensione di cui stiamo parlando negli altri video, quella armonica e melodica, con l'intenzione ritmica. Cioè le due cose si sposano, sono insieme, sono fondamentalmente unite. Cioè nel senso che se io sto facendo e vado fuori così, cambiando anche l'approccio ritmico e stando sul tempo avanti, indietro, oppure do in qualche modo l'informazione, rendo l'informazione ancora più tesa piuttosto che più morbida. Tutte queste cose sono fondamentali. Quindi appunto, se io sto suonando veloce, non so come dire, il gioco sta proprio nel muovere tutte queste cose ritmicamente, anche rispetto al tipo di frase che ci viene in testa, quindi anche dove stare sul tempo. Ora, questa è una cosa che però deve essere per ognuno personale, cioè non c'è un modo, non so come dire, ci sono stati dei musicisti che quando suonano non sono mai completamente codificabili ritmicamente, altri invece che lo sono tantissimo, e entrambi sono fantastici. Quindi anche lì esercizio per quello che riguarda dove mettiamo le note potrebbe essere partire da un elemento ritmico, una radice ritmica semplice, e spostarla, cioè
e capire a questa velocità che cosa ci interessa fare. Perché ho usato questa velocità che se non sbaglio è 85? Perché qui abbiamo l'opportunità di essere in difficoltà, almeno io, sia quando suono piano, perché è talmente piano che pronunciare bene non è così semplice, suonare a BPM bassi non è semplice, e la stessa cosa vale quando dobbiamo andare veloce, perché cominciamo a dover fare eh, frasi veramente veloci. Quindi siamo in un range abbastanza ampio dove inserire tutte quelle divisioni che abbiamo visto insieme. Un altro esercizio importante che possiamo mettere in campo è quello di prendere delle suddivisioni ritmiche e spostarle nel tempo, nel senso che le suddivisioni di cui parlo devono essere chiaramente dispari piuttosto che comunque non quadrate, diciamo, per dirla così in modo un po' popolare, ma che possano girare sul tempo, no? In questo senso, tipo... Oppure il contrario, fare questo. Se andiamo sui sedicesimi può essere... Non lo so, adesso sto improvvisando delle idee, ma sono comunque tutte figure ritmiche che ripetendosi si spostano all'interno della struttura delle quattro pulsazioni che ci sono all'interno della misura di 4 quarti, e spostandosi vi aiutano anche a considerare la possibilità di spostarsi, no? E questi esercizi, anche se possono sembrare diciamo noiosi, in realtà possono aiutare a sviluppare un senso ritmico un po' più libero. Queste suddivisioni ritmiche che sono un po' fuori e si spostano, e a quelle figurazioni ritmiche dare la nostra pronuncia e il nostro linguaggio, no? Per integrarle nel materiale che abbiamo a disposizione quando improvvisiamo e anche così farle girare. Comunque, tutte queste sono informazioni che poi svilupperemo ulteriormente. Questa era una specie di introduzione alla parte ritmica. Io vi ringrazio ancora tutti, ringrazio tutti voi come sempre per l'attenzione, come dico sempre, per tutti i commenti, siete sempre gentili, e se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella, così potete essere così in qualche modo tenuti al corrente delle mie novità. E vi ringrazio, vi saluto come sempre e ci vediamo sabato con un video su una tastiera, e a presto, ciao ciao.